Buongiorno. Spesso abbiamo parlato di processi farmaceutici e di sistemi di termoregolazione per i processi di produzione di prodotti farmaceutici o di principi attivi. Chiaramente ci sono anche i laboratori farmaceutici dove vengono testate, provate, diciamo così, prodotte preliminarmente quelle sostanze che poi verranno prodotte in batch per un consumo industriale. Anche nel settore dei laboratori, quindi, è richiesto un controllo di temperatura. Proprio per questo esistono delle macchine molto compatte, molto piccole, che vengono utilizzate nei laboratori e devono avere un range di impiego estremamente ampio, perché voi potete capire che in un laboratorio si fanno dei test, si fanno delle prove e quindi molto spesso le temperature non sono già definite, ma bisogna fare delle prove, quindi verificare se effettivamente a quella tal temperatura funziona, avviene, diciamo così, quello che ci si aspetta e poi a quale temperatura raffreddarlo per mantenere magari le caratteristiche che si sono ottenute in alta temperatura. Proprio per questo esistono dei sistemi di regolazione della temperatura molto flessibili e molto, come dire, variabili, adattabili a quelle che sono le esigenze dei laboratori. Solitamente il riscaldamento in questi casi avviene elettricamente, proprio perché le potenze in gioco sono molto basse. Lo stesso dicasi per il raffreddamento, gruppetti frigoriferi di bassissima potenza, ma che consentano di scendere a temperature molto basse. Proprio per questo esistono questi sistemi che hanno un range di impiego a livello di temperatura estremo, magari si va da meno 30 a più 250, quindi con un range di temperatura molto elevato proprio per poter garantire la possibilità di effettuare tutti i test, tutte le prove di produzione che poi verranno tradotte sulla produzione industriale. Contattateci se siete interessati ad approfondire l'argomento e vediamo di parlarne ancora. Grazie, buona giornata.